Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei parlare con te di tende, di quali tipologie ci sono e come scegliere quelle giuste per la tua casa. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Tende, croce e delizia dell'arredo. Ma come scegliere le giuste tende? Innanzitutto bisogna pensare alle tende come elementi decorativi a tutti gli effetti. Devono essere funzionali, hanno uno scopo specifico e devono rappresentare il tuo stile. Le tende filtrano la luce, apportano privacy, vestono le finestre, danno calore agli ambienti, apportano trame e, volendo, colori. Una casa senza tende, fatto salvo casi particolari come viste mozzafiato, può dare l'idea di una casa incompleta e perfino trascurata. Le tende vanno scelte però con attenzione, come si fa con il resto dell'arredo, perché possono trasformare l'aspetto di un ambiente. Se si hanno dei dubbi si può fare questa scelta in seconda battuta, quando la casa è arredata. Questo permetterà di capire meglio gli spazi e soprattutto gli accordi cromatici e stilistici per una perfetta armonia. Cominciamo dal primo tipo di tende, le tende a trappeggio. Sono le classiche tende sostenute da un bastone o da un binario. Sono le più versatili, si adattano ad ogni tipo di finestra o portafinestra e a seconda del bastone e del tessuto si sposano obiettivamente con ogni stile. A fare la differenza di stile, oltre bastone e tessuto, sarà anche il tipo di arricciatura in alto. Più la tenda è ricca e più si adatterà allo stile classico, mentre arricciature appena accennate ed essenziali si adattano ad uno stile più moderno e contemporaneo. Le si può usare semplici, da sole, con pannelli semitrasparenti, a seconda di quanta privacy, di quanta luce vogliamo avere, oppure si possono abbinare ad altri tendaggi. Puoi decidere di avere un doppio drappeggio, uno come detto prima semitrasparente e un altro oscurante, che può essere aperto o chiuso a seconda delle necessità. Questo è perfetto per esempio in camera da letto. Oppure, al posto della tenda oscurante, puoi optare per tessuti colorati da lasciare sempre aperti ai lati per dare quel tocco di colore. O ancora, puoi abbinarli a tende completamente diversi, come una tenda a pannello o a rullo, che vediamo nello specifico dopo. Questo spesso può risultare molto funzionale. Se hai per esempio una porta finestra che apri e chiudi di sovente, aprire e chiudere le tende potrebbe diventare fastidioso. In questo caso potresti mettere una semplice tendina a pannello contro il vetro e tenere le tende trappeggiate aperte ai lati. A questo punto puoi decidere di usare tessuti particolari e colorati per dare un tocco in più. Se opti per questo tipo di tende, ricorda che un telo potrebbe essere sufficiente se la finestra ha un'anta sola, mentre ce ne vanno due se la finestra è a doppio battente. La larghezza dei teli dovrebbe essere 1,5-2 volte la larghezza della finestra, perché le tende devono sporgere e ricoprire un poco il muro e soprattutto devono rimanere belle morbide. Per quanto riguarda l'altezza, dovrebbero essere installate a soffitto o appena sotto di esso e arrivare almeno a raso terra. Nei posti in cui il passaggio è poco, puoi anche fare in modo che si appoggino un po' di più, dando quel tocco di eleganza. Per queste tende esistono tantissimi sostegni diversi, il bastone, il binario oppure i fili metallici. La scelta va da sé, dipende dallo stile che intendi dare alla tua casa.
Anche tra i bastoni la scelta è varia, c'è il legno, l'acciaio, il ferro battuto. In caso di scelta del bastone ci sono poi altri accessori importanti come i terminali ed eventualmente i raccogli-tenda laterali. Anche qui molto dipenderà dallo stile. Terminali e raccogli-tenda ricchi saranno più per uno stile classico, mentre se più lineari si adatteranno ad uno stile più moderno e contemporaneo. Abbiamo poi le tende a rullo e a pacchetto. Questo genere di tendaggio è molto lineare e si adatta benissimo allo stile contemporaneo e moderno. Sono tende che raccolgono il tessuto nella parte alta della finestra, vuoi tramite teli lisci, vuoi arrotolandosi come le tende da esterno. Le tende a pacchetto sono più decorative perché quando viene raccolta forma delle pieghe tutte uguali creando un bel movimento. Possono essere di tessuto semplice, semifiltrante, ma anche con fantasie colorati e semi-oscuranti. Quelle a rullo possono anche essere doppie, con una tenda semitrasparente e l'altra oscurante, regolabili in modo indipendente l'uno dall'altro. Possono anche essere in bambù, ideali per esempio per una casa al mare. Entrambi questi modelli possono essere di grandi dimensioni e coprire l'intera finestra, come succede con una tenda a drappeggio, e quindi essere installate subito sotto il soffitto, oppure possono essere posizionate a vetro, più pratiche per apertura e chiusura della finestra, ma sicuramente meno scenografiche. Quelle applicate a vetro vanno bene se abbinati magari a quelle a drappeggio, come abbiamo detto prima. Come applicazione a vetro esistono anche i pannelli dritti o da arricciare in fondo con una calamita. Le applicazioni a vetro sono molto adatte quando gli ambienti sono piccoli e bagno e cucina, dove la tenda che arriva a pavimento sicuramente risulterebbe molto meno funzionale. Comunque, anche in bagno e in cucina, se lo spazio lo consente, è possibile mettere il drappeggio a terra. Se è vero che bisognerà lavarle un po' di più, è anche vero che l'effetto scenografico è davvero unico. Abbiamo poi le tende a pannelli scorrevoli. Questo genere di tende si adatta benissimo allo stile minimal ed è molto comodo in caso di finestre molto grandi. Sono semplici teli, spesso con una barra di ferro sotto per tenerle belle tese, che scorrono lateralmente su appositi binari come le porte scorrevoli degli armadi. Sono semplici e maneggevoli e possono diventare molto decorative se si scelgono tessuti con fantasie. Piccola accortezza: quando si sceglie questo genere di tende è meglio avere, nel limite del possibile, meno pannelli ma più larghi piuttosto che più pannelli più stretti. Pannelli larghi allargheranno anche otticamente la stanza. La scelta di un tipo piuttosto che un altro va fatta in base allo stile e all'atmosfera che si vuole dare all'ambiente, e ogni tipologia di tenda può essere usata in tutti gli ambienti della casa. Anche per le tende cerca di mantenere la stessa tipologia in tutti gli ambienti per mantenere un filo logico. Certo, potrai decidere di mettere doppio tendaggio solo in una stanza e non dappertutto, ma se scegli ad esempio il drappeggio, che sia drappeggio ovunque, l'eccezione solo bagno e cucina. Se è rullo, di nuovo rullo ovunque. Nel caso in cui unisci più tendaggi diversi, come potrebbe essere una tenda a pacchetto a vetro e un drappeggio, puoi evitare il drappeggio ovunque, ma mantieni la tenda a pacchetto. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti qua sotto. Se poi il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like e, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella, così almeno non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!